Buonasera, siamo con l'ingegner Sergio Olivero che parlerà di una delle comunità energetiche in Italia di maggior successo, che è quella di Magliano Alpi. Ingegnere, ci vuol dire come è stata costituita questa comunità energetica, quali sono state le difficoltà che avete incontrato e come si è sviluppata la comunità energetica? Dunque, la comunità energetica rinnovabile di Magliano Alpi è stata costituita nel dicembre 2020 in conformità all'articolo 42 bis del decreto milleproroghe 2020, che ha recepito in modo sperimentale provvisorio la direttiva europea RED 2. Quindi è una CER, diciamo, piccola, nel senso che tutti i soci sono collegati allo stesso trasformatore di medio-bassa tensione, ha avuto un ruolo importante per capire il funzionamento della comunità energetica, per aggregare una squadra multidisciplinare fatta di ingegneri, informatici, energetici, installatori, manutentori, avvocati, insomma, per cui si è fatta un po' funto da palestra territoriale. Chiaramente la direttiva europea è in fase di recepimento definitivo attraverso i decreti attuativi del DLGS 199. Sugli ordini di informazione è stato pubblicato che l'intervento, più interventi del ministro Pichetto, che ha dichiarato di aver inviato a Bruxelles la bozza del decreto, e quindi si vedrà adesso la Commissione europea che cosa, come si pronuncerà. Sta di fatto che comunque, prima o poi il decreto arriverà. È chiaro che si può e si poteva già partire per tempo a raccogliere dati, fare simulazioni, fare analisi, esattamente quello che è stato fatto a Magliano, dove è iniziato all'inizio dell'anno scorso il progetto Macadò. Macadò sta per Magliano, Carrù, Dolceacqua, che sono Magliano e Carrù sono due comuni contigui in provincia di Cuneo, Dolceacqua è un comune in Liguria. Il progetto Macadò prevede la progettazione di due CER di cabina primaria, una nella zona Magliano-Carrù in provincia di Cuneo, l'altra in provincia di Imperia. Quella di Magliano in particolare avrà una dimensione dell'ordine dei 3 MW di potenza installata. C'è da dire quindi che quando si parla di esperienza di Magliano Alpi, in realtà è un processo che è nato a dicembre 2020 con la nascita della prima CER. Poi, già a partire dal 2021, i cittadini, chiaramente avendo in casa questa realtà, si sono fatti avanti col sindaco e hanno chiesto in molti, vogliamo anche noi aderire. Il vincolo era, ed è ancora tuttora finché non sarà recepito il GS 199, l'afferenza dei soci alla stessa cabina di bassa tensione, di medio-bassa tensione. A Magliano ci sono 13 cabine MTBT, quindi è ovvio che non aveva senso fare 13 comunità energetiche. In funzione di dove c'era maggior concentrazione di richieste, sono stati configurati due gruppi di autoconsumo non costituiti ancora come CER in termini formali rispetto al 42 bis, ma ad esempio dotati di piattaforme digitali di gestione. Quindi diciamo che Magliano è nata la prima singola CER, sono nate due CER di fatto dotate di piattaforme che hanno permesso di continuare a fare delle analisi sia sull'hardware sia anche sulle problematiche, sugli algoritmi di ripartizione degli incentivi. Poi col progetto Macadò nasce, adesso appena ci sarà il decreto, nascerà una CER di cabina primaria invece, che in questo caso farà ovviamente tesoro dell'esperienza maturata dal Comune di Magliano, ma avrà come referente, come capofila, un'azienda che si chiama ILMA, un'azienda di bioedilizia, che installerà e sul punto di installare 650 kW, di cui circa 400 per il proprio autoconsumo fisico, e il resto a disposizione della comunità energetica. L'aggregato degli impianti disponibili nella CER di Magliano, quella di cabina secondaria, e gli altri due gruppi di autoconsumo è di poco più di 100 kW, che però confluiranno all'interno della CER di cabina primaria. L'intenzione è di probabilmente mantenere l'identità, quindi la ragione sociale della CER
costituita a dicembre 2020, anche perché uno abbiamo delle serie storiche di dati, due è anche bello, sembra che la legge consenta di mantenere, potrà essere utile, come dire, come una sorta di laboratorio territoriale. Quindi quando si parla di Magliano vuole anche dire Magliano in Frenza, che è un network di, al giorno d'oggi sono una quarantina di comuni complessivamente che hanno aderito. Sul sito del Comune di Magliano si può trovare una presentazione di questa iniziativa che è stata premiata dall'ANCI come best practice di innovazione. La logica è accordi fra il Comune di Magliano e altri comuni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 sulla legge sul coordinamento degli enti locali per favorire un'osmosi di conoscenze, ma soprattutto un dialogo fra i funzionari, fra i segretari comunali, i tecnici, che quando hanno un dubbio è ovvio che se non sanno, tipicamente adottano tecniche attendiste, mentre invece nel momento in cui alzi il telefono, puoi parlare con un collega che ha già vissuto quell'esperienza, ti porti avanti. Il Comune di Magliano ha anche siglato degli accordi con Enea, con RSE e con il JRC della Commissione europea, sempre su temi ovviamente più tecnici legati al dimensionamento e alla gestione del centro. Ingegnere, voi avete anche poi un collegamento con l'università, col Politecnico di Torino? Sì, io sono responsabile dell'area Business and Finance Innovation dell'Energy Center del Politecnico di Torino, poi sono presidente del comitato scientifico della CER di Magliano e coordinatore di questa iniziativa Magliano and Friends. Beh, diciamocelo, è chiaro che il ruolo del Politecnico di Torino è stato fondamentale perché nella fase iniziale abbiamo dato una mano, dato conoscenze e tuttora supportiamo. Quindi a noi ovviamente interessa perché oltre a imparare a fare ricerca, otteniamo dei dati reali dal campo che poi sono preziosi anche per mettere a punto metodologie, modelli più Senta, sofisticati. un'altra curiosità, abbiamo sentito altri suoi colleghi che hanno molto lamentato i problemi della burocrazia e nel lancio delle comunità energetiche. Voi addirittura lavorate su non solo su due distinte province, ma su due distinte regioni. Questo ha aumentato i problemi burocratici, li avete riscontrati anche voi o meno? Ma in realtà non abbiamo trovato grosse difficoltà. È chiaro, eravamo in una situazione, parliamo del dicembre, fine del 2020, era una situazione del tutto nuova, ma abbiamo trovato una grande disponibilità da parte di GSE, insomma c'è stata sempre un'apertura e le stesse procedure, a parte anche lì una fase iniziale in cui è normale, insomma, quando una procedura come quella sul portale non è subito tutto perfetto, ma è stata anche un'interazione in cui anche lo stesso GSE, insomma, alla fine abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo. A differenza di altri non abbiamo mai avuto problemi particolari, quindi questo so che altri hanno lamentato problemi, ad esempio nell'avere le informazioni sul caso delle CER di cabina dei soci associati alla stessa cabina di medio-bassa tensione. Ci sono situazioni in cui mi dicono sia stato difficile, più che difficile, lento avere i dati. Noi seguendo le procedure previste siamo stati nei tempi, insomma, quindi dovessi dire, in realtà il motivo poi anche tutte le lamentele, sì, ma quando pagheranno, come pagheranno questi soldi, come li useremo? I soldi del recepimento sperimentale sono simbolici, perché voglio dire, sono dei flussi di cassa che per carità possono far piacere, nel caso di Italiano verranno interamente impiegati per abbattere i costi di accesso agli impianti sportivi comunali. Ma in realtà il valore aggiunto di una certa cabina secondaria è stato quello di creare conoscenza, per cui adesso con il recepimento del decreto sì che allora sarà importante che i meccanismi funzionino e che poi i soldi arrivino nei tempi che il GSE dichiarerà. Però credo che le difficoltà siano state, cioè si sapeva, era un recepimento sperimentale, qualche problema c'è stato, era una cosa nuova, io credo che sia stata un'esperienza utilissima. Diciamo che quello di cui bisogna sbarazzarsi, a mio avviso, è come dire, la tentazione di continuare a fare CER piccole. No? Una volta aveva senso dire faccio la CER del comunello piccolino, faccio la CER della parrocchia, l'associazione. Allora,
E quindi oltretutto anche fondazioni bancarie hanno finanziato, stanno ancora finanziando le CER, però ancora concepite con una logica di cabina secondaria. In realtà bisogna pensare in grande, le CER devono essere grandi, nel senso che il bilanciamento fra profili di carico e profili di generazione deve essere ottenuto, ma diciamo, una CER di 3 megawatt vogliono dire un 4 milioni di euro di investimento. E oltretutto una CER, in questo caso il vantaggio, oltre all'incentivo, è che se le CER comportano il lavoro di progettisti, installatori, manutentori del posto, significa far muovere l'economia locale. Poi sicuramente una delle cose che sono state lamentate, dicono, le associazioni non riconosciute hanno dei limiti. Beh, parlo con un avvocato, insomma, è chiaro che hanno dei limiti enormi. Il primo dei quali è l'autonomia patrimoniale imperfetta, per cui è ovvio che cioè, se vinci l'incarico di fare il presidente di una CER, poi rispondi col tuo patrimonio di eventuali problemi. Ora, finché l'associazione non riconosciuta ha come coordinatore un comune, il sindaco non ha grossi problemi, è già comunque responsabile, magari l'impianto è solo quello comunale, ma è ovvio che nel momento in cui ci saranno gli investimenti importanti, quindi centinaia di migliaia, milioni di euro, è chiaro che serviranno società consortili, cooperative, fondazioni, dipenderà un po'. Quindi anche lì è stato un percorso e, come dico, Mariano è cresciuto, Mariano non è più la piccola comunità energetica così messa sotto vuoto in un museo archeologico, ma è un qualche cosa che è cresciuta e si sta sviluppando. Grazie tantissimo.